Bentornati nel luogo in cui la patina delle copertine si incrina e lascia filtrare il battito vero, quello che non fa rumore ma non smette mai di farsi sentire. State guardando Stelle Turche Rivelate, l'angolo del web che rifiuta l'apparenza facile e sceglie, ogni volta, la strada più scomoda, quella dell'emozione autentica. Oggi non parliamo di una sceneggiatura, né di ascolti o abiti da tappeto rosso. Scendiamo, insieme, dentro un racconto fragile e profondo, dove paternità, perdita e lealtà silenziosa si intrecciano come fili sottili. Ci addentriamo nella tempesta che, secondo indiscrezioni insistenti, sta scuotendo la sfera privata di Can Yaman, e nella luce inaspettata che molti riconoscono nella presenza discreta di Demet Özdemir. Prima di attraversare queste acque, ancoratevi alla nostra comunità. Iscrivetevi al canale, lasciate un like per onorare la dignità di questa storia e, se volete sostenere un racconto indipendente e curato, premete il pulsante Join. La vostra membership è la lanterna che ci permette di tenere accese le luci e i microfoni. Adesso entriamo dove l'applauso non arriva e dove un padre, secondo chi gli è vicino, sta difendendo il legame più prezioso che possiede. Nel panorama abbagliante dello showbiz turco, dove i riflettori spesso nascondono la parte più vera e i brindisi confondono i sospiri, una quiete inquieta ha cominciato a farsi sentire tra i corridoi delle produzioni e i tavolini appartati delle caffetterie di Istanbul. Non si parla di trionfi al botteghino o di nuovi contratti. Si sussurra, invece, che Can stia camminando dentro uno dei passaggi più duri della sua vita adulta. C'è chi lo descrive imprigionato in un labirinto di preoccupazioni legali e scosse emotive che pochi riuscirebbero a reggere con il contegno che lui, dicono, ostenta in pubblico. Non è la solita frizione da copertina, le polemiche su chi compare per primo nei titoli o le corse a evitare paparazzi. Qui si parla di ciò che pesa sul lato più protetto e tenero del cuore, dove identità e paternità si scontrano con gli spigoli freddi dell'incertezza giudiziaria. Secondo fonti che chiedono riservatezza, e che affermano di conoscere l'uomo oltre l'icona, un eco del passato sarebbe tornato a bussare alla porta del presente. Si mormora che una sua ex compagna abbia chiesto formalmente al tribunale di rivedere gli accordi relativi a un minore, e che i tempi di questa revisione siano carichi di attese e di nodi da sciogliere con pazienza. Per chi non ha mai varcato quelle aule, può sembrare ordinaria amministrazione. Ma per un padre, o per chi vive quella dimensione in prima persona, è un terremoto silenzioso. Le voci parlano di limiti nuovi sul tavolo, confini proposti che potrebbero incidere chirurgicamente sui momenti che danno senso ai giorni. Il giudice, come è giusto, pesa ogni passo nell'interesse del bambino, un principio alto e inderogabile che nella pratica condanna i genitori a mesi di veglie insonni, in cui nulla è garantito e il domani ha il profilo fragile della carta velina. Nessun verdetto sarebbe stato ancora formalizzato. E attorno a Can, raccontano gli amici, l'aria vibra di attesa. È una tensione che si insinua nella routine e la trasforma in un percorso a ostacoli, tra sale d'attesa, firme, e quel brivido sordo che arriva nelle ore più mute della notte. Basta chiudere gli occhi e immaginare il peso che tutto ciò può avere. Il terrore paralizzante che i rituali condivisi, i mattini confusi tra pane tostato, zainetti e risate, le lunghe ore piene di chiacchiere e piccole avventure, possano essere razionate da una formula scritta sotto luce al neone parole fredde. La paura che la mappa dei giorni possa ridisegnarsi con meno soste, meno domeniche, meno possibilità di essere il padre che si desidera essere. È nel cuore di questo fortunale, proprio dove passato e presente si scontrano, che un nome è riemerso con una fermezza quieta, Demet Özdemir. C'è stato un tempo in cui la storia tra Can e Demet sembrava aver chiuso l'ultimo capitolo. Strade diverse, obiettivi nuovi, l'energia proiettata altrove. Eppure, dicono, quando le acque si sono fatte torbide attorno a lui, qualcosa nell'aria è cambiato. Non uno spettacolo, non un set per i riflettori, non una reunion coreografata per accumulare click. A detta di chi frequenta i margini di questo racconto, si tratta di un gesto semplice, quasi primordiale, una mano tesa nel buio. Messaggi spediti quando la città dorme. Parole misurate, e poi telefonate senza orario, che a un certo punto non hanno più bisogno di frasi e si riempiono del silenzio che solo due persone capaci di capirsi sanno condividere. Il sostegno di Demet, giurano, è sobrio e reale. Non ci sono proclami, non ci sono citazioni allusive nei post,
Non c'è desiderio di alimentare tempeste digitali. Non in scena la cura, la pratica. Si parla di conversazioni calme in cui le paure più profonde trovano un rifugio temporaneo, di spazi ritagliati lontano dagli obiettivi, di un ascolto che non pretende grazie. Nessuno prova a riscrivere una storia d'amore a caratteri fosforescenti. Il gesto è un altro, restare lì per un amico sull'orlo dell'ignoto. E tuttavia il cuore umano è un archivista testardo, che conserva odori, suoni, lampi di luce tra le pieghe del tempo. Sotto le ceneri, c'era ancora una brace in attesa di una folata? Oppure questo è il ritratto di due adulti che hanno trasformato un amore in qualcosa di più saldo, meno volatile? Una lealtà che non si spegne quando scorrono i titoli di coda? Per Khan, raccontano, tutto questo è una prova da fuoco. Chi gli è vicino descrive un uomo riservato, geloso della propria intimità, e visceralmente legato alla sua dimensione di padre. Adesso, nel silenzio tra un'udienza e l'altra, quando il peso sembra eccedere quello che una sola spalla può reggere, c'è una corda che lui considererebbe preziosa. La presenza pacata di Dimet. Fermiamoci un istante su questa immagine. In un'epoca in cui gli ex spesso combattono nella piazza virtuale, la dignità con cui Dimet, si dice, sceglie la discrezione, sembra un'anomalia. E a voi come appare? Il grande amore evolve naturalmente in un'amicizia profonda, o è raro che la lealtà sopravviva alla separazione? Scrivetecelo nei commenti, perché questa conversazione vive anche delle vostre storie. E ricordate, il pulsante Join è il modo migliore per permetterci di continuare a offrirvi approfondimenti rispettosi e sfumati. Il vostro sostegno è la base di Stelle Turche Rivelate. Non stiamo annunciando gesti eclatanti. Niente passeggiate studiate sotto i flash, niente didascalie affannate per accendere la frenesia del fandom. Quello che esiste, dicono, è un patto più silenzioso. Dimet non cerca di guidare il racconto, cerca l'uomo. Offre un luogo dove Khan possa deporre per un attimo la corazza dell'inamovibile e respirare come un essere umano, senza etichette addosso. I loro incontri, quando avvengono, sarebbero in angoli defilati della città, scelti non per la segretezza in sé, ma per una gentilezza semplice, la privacy. In quei momenti la lucentezza dei nomi si sgrana, e resta qualcosa di nudo e resistente, due persone che si parlano con cura. La domanda rimane sospesa, e rimbalza nelle sezioni commenti e sui tavolini dei bar. Dove porta tutto questo? I più cinici giurano che la vicinanza scatenata da una crisi non dura, che appena i documenti si assestano e l'adrenalina svanisce, si dissolvono anche i legami. I romantici, invece, sostengono che le difficoltà rivelino la verità, e che i legami temprati dal fuoco non si spezzano, cambiano forma, crescono, diventano infrangibili. Il silenzio di Dimet davanti ai microfoni non fa che alimentare il mistero. Quella calma sembra intenzione. Rifiuto di distogliere l'attenzione dalla battaglia centrale di Khan, promessa di proteggere ciò che è fragile senza nominarlo prima del tempo. Nel frattempo, online tutto scoppietta. Le bacheche si riempiono di interpretazioni e controinterpretazioni. C'è chi vede in questa storia una lezione di maturità. Due persone che si sono amate trovano una nuova forma per quell'amore, fondata sul rispetto e sulla gratitudine per la strada percorsa insieme. Altri, invece, sospirano e ricordano che certi cuori non tacciono davvero, se le chiamate superano la mezzanotte e il conforto va oltre il semplice affetto. Forse l'emozione che tutto ha acceso non si è mai davvero spenta. Quel che è innegabile è che i nomi Khan Yaman e Dimet Özdemir tornano a essere pronunciati insieme, non per un progetto, non per una premiere, ma per una prova che mette a nudo il carattere. Khan, raccontano, si è fatto più quieto. Preferisce gli angoli alle folle, i passi lenti allo scintillio dei tappeti rossi. Le riunioni strategiche davanti a un caffè si confondono con le albe ansiose. Ci sono notti in cui il futuro trema, in cui immagina un calendario con meno giorni condivisi e la terra sotto i piedi sembra inclinarsi. In quel mondo che si sbilancia, la presenza di chi ricorda il suo lato più semplice e vero, colui che esiste al di là dell'applauso, non è un lusso. È una corda lanciata a un uomo che nuota controcorrente. Dall'altra parte, chi avrebbe inoltrato la richiesta legale mantiene il silenzio. Non ci sono comunicati ufficiali, non ci sono dettagli che superino il velo di discrezione che circonda il diritto di famiglia. Il tribunale procede con il proprio ritmo, lento e implacabile. Ogni rinvio sembra amplificare l'attesa, e ogni parola non detta cresce dentro il vuoto. Quando la decisione arriverà,
Aprirà un nuovo capitolo, forse il più delicato, non solo per Khan, ma per ogni persona legata al centro di questa costellazione familiare. La solidarietà che Dimet, si dice, stia offrendo a Khan, sfugge alle etichette facili. Non ostenta, sostiene. Non esibisce, protegge. Ricorda che, anche in un mondo di filtri e luci, le cose quiete sono quelle che restano. Per ora entrambi custodiscono la dignità, e le parole sono poche. Le telecamere scrutano, i fan decodificano ogni gesto, e tutti attendiamo quel suono secco che ridisegnerà i giorni a venire. Alla fine, questa non è soltanto la storia di due volti celebri. È la storia della resistenza dello spirito umano davanti alla minaccia della perdita. È la testimonianza del potere del mostrarsi quando le telecamere sono spente. Quei piccoli gesti, un altro messaggio, uno sguardo fermo, una promessa di esserci, formano una diga sottile contro lo sconforto. L'universo del gossip tesse nuovi fili, scommette su esiti, legge fondi di caffè, si prepara a dettagli che potrebbero emergere in qualunque momento. Ma per Khan, e per Dimet, l'unico pubblico che conta è quello nello specchio, e l'unico critico la voce silenziosa della coscienza. Noi continueremo a vegliare su questa vicenda, senza giudizio ma con empatia, cercando le sfumature che spesso si perdono tra un titolo e l'altro. Grazie per aver camminato con noi attraverso questo paesaggio emotivo. Questa è stata una presentazione speciale di Stelle Turche Rivelate. Se questa storia vi ha toccato, non dimenticate di mettere like, iscrivervi, attivare la campanella e, se potete, sostenere il canale con il pulsante Join. Finché ci sarete, continueremo a raccontare ciò che vale la pena ascoltare. Abbiate cura di chiamate, e ricordate, la vera lealtà sussurra. A presto!